Kaori è il nostro storico partner per quanto riguarda gli scambiatori di calore a piastre saldo-brasati. Ha messo online sul proprio canale YouTube un bellissimo video che illustra come funzionano e quali sono le caratteristiche peculiari degli scambiatori a doppia parete. Cosa sono gli scambiatori a doppia parete? Sono degli scambiatori, diciamo, safety, ovvero di sicurezza. Sono scambiatori che presentano la peculiarità di avere una doppia piastra, di qui la denominazione doppia parete o in inglese double wall, per cui anche in caso di foratura di una piastra, rottura, corrosione, per qualsiasi motivo, diciamo così, imprevisto, non può esserci miscelazione tra fluido primario e fluido secondario. È un tipo di costruzione che trova applicazione sia sugli scambiatori a piastre saldobrasate, sugli scambiatori di calore a piastre con guarnizioni e anche sugli scambiatori di calore a fasciotubiere. Quali sono i campi di applicazione di questi scambiatori? Dove dobbiamo garantire assolutamente che i due fluidi primario e secondario non si miscelino. Qualche esempio nel settore alimentare, dove non possiamo permetterci che in un pastorizzatore o in uno scambiatore che deve raffreddare un prodotto prima di un imbottigliamento, parliamo di acqua minerale, di una bevanda, di una bibita, del latte, del vino, questo fluido non deve venire a contatto con il fluido di raffreddamento che potrebbe essere acqua industriale o non è detto che sia potabile. Un'altra applicazione è con l'olio idraulico, dove non possiamo permetterci una miscelazione tra l'acqua e l'olio. Con olio diatermico, dove anche in questo caso la presenza di acqua all'interno dell'olio sarebbe estremamente pericolosa. Oppure per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori di potenza, dove la miscelazione tra acqua ed olio potrebbe provocare dei danni dal costo molto elevato. Ci sono tutta una serie di applicazioni dove è assolutamente necessario scongiurare una miscelazione tra i due. Come abbiamo già detto in un precedente video, in caso di rottura di una guarnizione sugli scambiatori a piastre non avviene la miscelazione perché il fluido perde verso l'esterno. Diciamo che la miscelazione avviene solamente se si rompe una piastra. Con gli scambiatori a doppia piastra o a doppia parete, come potete vedere dal video, nel momento in cui si ha una rottura di una piastra, la perdita va verso l'esterno e quindi possiamo vederla immediatamente. In uno scambiatore a fasciotubiero, dove questa, diciamo, visibilità della perdita non è così immediata, esistono altri sistemi per verificarla. Solitamente vengono realizzati con degli scambiatori tubo in tubo e con una camera dove vengono raccolte eventuali perdite, all'interno della quale vengono messi dei sensori per poter allertare i manutentori o i gestori dell'impianto sul fatto che sia avvenuta una perdita e quindi una foratura di un tubo. A livello di costo cosa succede? Evidentemente sono scambiatori molto più cari perché come minimo raddoppia il materiale. Se prendiamo banalmente il caso di uno scambiatore a piastre, raddoppia il numero delle piastre. Se ne servono 30 per uno scambio termico normale, con uno scambiatore a doppia parete evidentemente avremo un doppio numero di piastre. Oltretutto questo raddoppio delle piastre con un'intercamera di aria tra primario e secondario diminuisce i coefficienti di scambio, ragion per cui serve ancora più superficie di scambio. Sugli scambiatori a fasciotubiero questo effetto è ancora più evidente. Già lavoriamo con dei coefficienti di scambio molto bassi. In più andiamo a inserire un tubo nel tubo con una camera d'aria, è evidente che i costi aumentano in modo sensibile. D'altro canto è un tipo di esecuzione che per certe applicazioni è inevitabile. Interessante, vero? Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie!